Carlos Sainz che su una Ferrari fortemente aggiornata inizia il Gran Premio di Spagna in prima fila a fianco della Red Bull di Max Verstappen che parte in pole position. Nonostante questo e nonostante una partenza tutto sommato piuttosto combattuta, lo spagnolo finisce quinto a 46 secondi di distacco dal vincitore. Ferrari che prende una media di 7 decimi per ogni giro rispetto a Max Verstappen e viene superata in pista da tutte e due le Mercedes e anche dalla Red Bull di Checo Perez. Ciao amici Electric TV, benvenuti, perdonate l'introduzione, ma questa è la sintesi del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la sponda Ferrari, la sponda Maranello, e con tutti gli aggiornamenti che sono stati introdotti molto attesi, in effetti si sperava con qualcosa di meglio. Oggi in questo video andiamo ad analizzare i dati legati al passo gara comparando Sainz e Leclerc alle Red Bull, alle Mercedes e anche alle Aston Martin. Cercheremo di capire dove Ferrari di nuovo ha peccato ed è andata in difficoltà e faremo anche un'analisi delle qualifiche, cerchiamo di capire qual è la differenza tra la Ferrari che vediamo in qualifica e la Ferrari che vediamo in gara. Andiamo con l'analisi. Partiamo subito con l'analisi del passo gara, perché al netto di una qualifica tutto sommato positiva è stata la gara il momento veramente difficile per Ferrari. Poi vedremo che anche la qualifica in realtà ci fornisce alcune informazioni interessanti. Questo è il lap by lap pace. Ovviamente in questo momento abbiamo in questo grafico diversi piloti, diciamo così, plottati, e quindi può diventare complicata la visualizzazione del passo gara. Tutto sommato possiamo già vedere alcuni trend. Ad esempio vediamo il trend di Max Verstappen, che ovviamente è molto basso, quindi sinonimo di grande performance e velocità. Possiamo notare anche come quello della Mercedes di Lewis Hamilton non sia male, addirittura vedete in questa zona verso la fine come sia Hamilton che Verstappen piazzano un giro veloce quasi imprevisto, diciamo così. E l'altra cosa che si può vedere è il passo gara Ferrari. Questo è il passo gara di Carlos Sainz, questo è il passo gara di Charles Leclerc. Se andiamo a togliere alcuni dei piloti, giusto per avere un quadro un pochino più chiaro, ecco che abbiamo questo grafico, abbiamo plottato la Red Bull di Verstappen e le Mercedes, che erano un po', diciamo così, i diretti avversari di Carlos Sainz, ma abbiamo anche plottato Checo Perez, giusto per comparare la performance di Carlos Sainz dal punto di vista del passo gara anche con la seconda Red Bull che inizialmente era nel traffico. Beh, quello che si può notare immediatamente è che ovviamente fin dall'inizio il passo gara di Carlos Sainz è decisamente più lento rispetto a quello di Max Verstappen, lo vediamo in questa zona, è comunque più lento rispetto a quello di Lewis Hamilton, non è male rispetto a quello di George Russell, ma George Russell parte più indietro, George Russell è un po' più nel traffico, esattamente come Checo Perez che è nel traffico, lo vediamo in questa zona. Il punto vero di svolta però è in questo momento. Vedete, questo è il momento in cui Ferrari comincia, sulla vettura di Carlos Sainz, comincia ad avere dei problemi di performance con le gomme soft con le quali è partita e decide quindi di effettuare un cambio. Vedete, qui c'è il primo cliff, questa è la zona del primo cliff. Ferrari appunto pitta e va verso le gomme medie e qua si genera veramente la problematica principale di tutta la gara di Carlos Sainz, perché vedete questa distanza, vedete quest'area, questa è la differenza nei tempi sul giro tra Carlos Sainz con le gomme medie e la Mercedes di Lewis Hamilton, che inizialmente ha ancora le gomme soft e poi successivamente passa alle gomme medie, e la differenza dei tempi sul giro è devastante. Non consideriamo nemmeno la differenza dei tempi sul giro con Max Verstappen, perché dovremmo addirittura colorare quest'ulteriore porzione di area. Vedete, incredibile la differenza dei tempi sul giro. E in un certo senso il problema di Ferrari è tutto qua. Cerco di spiegarmi. Ferrari che pitta prima rispetto a Mercedes, lo vediamo, c'è un cliff. Ferrari che poi con le gomme medie non riesce in alcun modo a tenere il passo dei propri avversari. Quindi ancora una volta, poi vedremo anche Leclerc, ma ancora una volta, parlando di Sainz, col pilota posizionato meglio, Ferrari è costretta a fermarsi per cambiare gli pneumatici decisamente molto prima rispetto ai propri avversari e poi successivamente non riesce a mantenere il passo gara agli avversari quando va a montare una mescola meno performante. Andiamo a vedere un dettaglio maggiore andando ad isolare in questo caso soltanto Sainz contro le due Mercedes. Diciamo che abbiamo deciso che ovviamente Verstappen è imprendibile e quindi
compariamo Sainz soltanto con le due Mercedes e il risultato è questo, vedete, nella fase iniziale, quindi in questa fase Carlos Sainz tutto sommato riesce a tenere il passo di Lewis Hamilton, non è esattamente performante come Lewis Hamilton, ma ci prova, cerca di andarci vicino. Poi abbiamo un dettaglio, la cosa incredibile, ripeto, è che già a questo giro, ripeto, al giro 16 Carlos Sainz è costretto, vedete c'è un cambio dalla mescola rossa alla mescola gialla, quindi alla media, è costretto a pittare ed è costretto a pittare 10 giri prima rispetto a Lewis Hamilton. È chiaro che questo fa sì che di nuovo A, Ferrari dimostra un degrado eccessivo, poi cerchiamo di capire il motivo, B, il tire management che il pilota deve andare a fare diventa complicato, perché è chiaro che se andiamo a vedere qual è lo spettro dei giri che devono essere compiuti con la gomma media da Carlos Sainz, va dal numero 16 al numero 41, lo vediamo anche in questo grafico delle tire strategies, e vediamo che invece Hamilton, come vedevamo nel grafico dei tempi sul giro, pitta 10 giri dopo, 9 giri dopo, Russell 10 giri dopo, e la durata dello stint delle gomme medie è 20 giri nel caso di Russell e 26 giri nel caso di Hamilton, al contrario di Carlos Sainz che invece deve effettuare anch'egli 26 giri, ma è ovvio che va poi a pittare di nuovo 9 giri prima di Hamilton. Tornando quindi al grafico dei tempi sul giro, è chiaro che dover fare tire management su questa finestra importante per Carlos Sainz non è facile, deve far durare la gomma in più e quindi già questo tendenzialmente fa sì che i tempi sul giro non siano competitivi rispetto a chi magari dovrebbe fare durare la gomma in meno, ma abbiamo già visto che Lewis Hamilton sostanzialmente fa circa 26 giri con la gomma gialla. Il problema è, proprio vediamo il passo gara, vedete di nuovo l'abbiamo evidenziato in precedenza, lo evidenziamo anche qua, guardate qual è la differenza rispetto, questo è Hamilton, quello verde è Hamilton, questa è la differenza rispetto al passo gara di Hamilton, al netto di questo outliers di Sainz dove ha avuto un problema, vedete che Sainz non è mai in grado sostanzialmente di battere i tempi di Lewis Hamilton, e la stessa cosa vale per i tempi fatti siglare da George Russell. Se andiamo a vedere più in dettaglio soltanto lo stint con le gomme gialle, questo è il dettaglio con le gomme gialle, con la mescola gialla, quindi con quella media, quindi abbiamo espanso un attimo la scala. Ecco, di nuovo, vedete, Carlos Sainz non è mai in grado di fare gli stessi tempi delle due Mercedes. Se andiamo a comparare il miglior tempo di Carlos Sainz con le gomme medie, che è questo in buona sostanza, quindi 1.19,7 più o meno è al terzo giro con le gomme medie, e lo compariamo col terzo giro di gomme medie di Lewis Hamilton, vedete che questo è il terzo giro di Lewis Hamilton, è circa 1.19,1, 1.19,150, quindi di nuovo siamo almeno mezzo secondo. Se prendiamo il miglior giro di Lewis Hamilton con le gomme medie, il giro numero 35, siamo sotto l'1.19, 1.18,9, che di nuovo comparato all'1.19,7 che è 1.19,8 che è il miglior giro di Sainz con le gomme medie, siamo praticamente ad un secondo. Stessa cosa con George Russell, che ha avuto una gara, se vogliamo, un po' più complicata, tant'è che vediamo ad esempio in questa zona che Russell, anche a causa del traffico, ha un ritmo più lento rispetto a quello di Lewis Hamilton, però in buona sostanza, ripeto, la differenza media, l'abbiamo già detto, rispetto a Verstappen, ma anche rispetto alle Mercedes, balla tra il mezzo secondo, che più o meno è questo valore, e i 7 decimi, 8 decimi per arrivare addirittura a questa zona dove abbiamo in buona sostanza più di un secondo di differenza tra Hamilton e Carlos Sainz. Che lo stint con le gomme medie sia quello che uccide, diciamo così, perdonate il termine, definitivamente qualsiasi speranza, semmai una speranza c'è stata, per Carlos Sainz di lottare per una posizione, diciamo così, di blasone, quantomeno di podio, la vediamo anche nel grafico che plotta
la differenza rispetto al race winner. Qui abbiamo plottato, mi sposto per farvi vedere la legenda di tutti i piloti che abbiamo plottato, abbiamo anche indicato quando Verstappen effettua i pit, così è più facile capire queste risalite, diciamo così, nel distacco rispetto al race winner, che appunto è Verstappen. Beh, se vediamo inizialmente Sainz è questo rosa e vediamo che, come dire, l'inclinazione, quindi il tempo che Sainz va a perdere, il distacco che va ad accumularsi rispetto a Max Verstappen è più o meno costante. Se prendiamo Sainz, prendiamo Hamilton, ma prendiamo anche Stroll, che sappiamo ha fatto una buonissima qualifica, vedete che più o meno l'inclinazione è simile. Innanzitutto vediamo come abbiamo questo cliff di Sainz, perché Sainz va a pittare, come abbiamo detto, molto prima rispetto a Hamilton, che cambia le gomme qui, mentre Sainz le cambia qui. Ma quello che vorrei farvi vedere è la differenza di inclinazione durante lo stint con le gomme medie, perché da questo punto in poi, cioè quando Verstappen ha cambiato le gomme, è chiaro che gomma nuova, gomma fresca per Max Verstappen, performance migliore, però mentre Mercedes continua ad accumulare uno svantaggio tutto sommato contenuto, anche perché Verstappen non spinge tantissimo, ma anche perché Mercedes riesce a ottenere degli ottimi tempi sul giro. Guardate invece come si inclina Carlos Sainz. Guardate come si inclina Carlos Sainz, succede lo stesso anche a Stroll, tant'è che anche Aston Martin non è andata benissimo, diciamo, in questo weekend rispetto agli standard ai quali ci aveva abituato. Beh, ecco, ripeto, l'inclinazione di Sainz è questa, quella di Leclerc è questa, anche quella di Aston Martin, ripeto, è questa, anche quella di Alonso, questa è l'altra Aston Martin. Stessa cosa per le Alpine, Mercedes invece riesce a gestire molto bene il passo gara e quindi ha un distacco contenuto. Questa fase, quindi quest'area qua, se vogliamo, è proprio l'indicatore di quanto Sainz abbia sofferto rispetto alle Mercedes, rispetto a Lewis Hamilton e a George Russell, che infatti l'hanno superato in pista piuttosto facilmente. Il momento del sorpasso di Lewis Hamilton è questo, subito dopo il cambio, diciamo così, poco dopo il cambio di Hamilton e subito dopo il cambio di Verstappen, e il momento del sorpasso di George Russell è questo. Tornando sulla comparazione degli stint tra Sainz e le Mercedes, abbiamo visto quello lo stint, diciamo così, con le gomme medie. Questa è la comparazione del primo stint con la gomma soft, quindi quando tutto sommato Sainz provava a difendersi dagli attacchi di Mercedes, e vediamo che nonostante i problemi che Ferrari ha avuto e probabilmente continuerà ad avere con la vettura con un carico di benzina importante, è chiaro che la differenza sul passo è meno evidente, però è anche vero che è meno evidente perché Hamilton innanzitutto all'inizio battagliava per poter sopravanzare Stroll, ma poi successivamente ancora una volta i piloti cercano di accodarsi e quindi senza un'evidente supremazia dal punto di vista del passo gara, come poi è stato con le gomme medie, Hamilton probabilmente è andato anche un po' in gestione. Se vediamo quindi anche nel caso dello stint con gomme soft, spesso e volentieri vediamo che Sainz è più lento di Lewis Hamilton, quasi sempre. Ci sono veramente pochissime occasioni in cui Carlos Sainz è più veloce, l'abbiamo detto all'inizio, anche perché Hamilton è impegnato in battaglia, e poi qua al giro numero 9. Ancora una volta, ovviamente, qua vediamo il fatto che poi c'è una tire degradation dal punto di vista Ferrari, perché abbiamo questo cliff di prestazione che poi porta al cambio. Vedete che qua poi non abbiamo più dati con le gomme soft, proprio perché Carlos Sainz va a pittare. Andiamo a questo punto a vedere Charles Leclerc, che ha avuto una gara ancora più complicata forse di Carlos Sainz. Qua lo compariamo con Alonso e Gasly, perché più o meno navigavano nelle stesse posizioni di classifica e erano forse i piloti che Leclerc poteva avere nel mirino. Inizialmente Leclerc, nonostante la gomma bianca, nonostante si sia lamentato, se vogliamo, delle performance della gomma bianca nel primo stint, non è malissimo Leclerc nei confronti di Gasly ed Alonso, anche perché di nuovo ribadiamo, Gasly ed Alonso sono nel traffico, lo è anche Leclerc, ma con avversari, diciamo così, meno impegnativi, quindi tutto sommato anche Leclerc riesce a tenere un buon passo. Però torniamo al punto di prima, tire strategy, nonostante la gomma dura, Charles è costretto a pittare
piuttosto presto. Lo vediamo di nuovo nel grafico delle tire strategies, vedete Leclerc cambia al giro 16 con le gomme dure, con la mescola hard, Gasly con il quale lo comparavamo cambia al giro 19 con la soft, così come Alonso che cambia al giro 19 con la soft. Ancora una volta questo fa sì poi che dal punto di vista della gestione degli pneumatici diventa complicato per Leclerc, perché poi fa 25 giri con la soft, non male, e poi rimette la hard. Si è visto insomma una sorta di non battibecco, ma una sorta di discussione per quanto è avvenuto al cambio al giro 41 con Leclerc che rivoleva mettere la soft, gli è stata messa la hard. Leclerc forse voleva la soft perché, lo vediamo bene anche da questo grafico, Leclerc aveva 2 compound soft nuovi da poter sfruttare, ne aveva fatti 26 di giri, quindi forse cambiando al giro 41 probabilmente poteva arrivare in fondo, invece il box mette le gomme hard, aveva comunque 2 compound hard, 2 set, scusate, di compound hard nuovi da poter utilizzare, però curiosa anche questa dinamica. Se comparato ad Alonso, poi torniamo al lap time, vedete che anche Alonso cambia al giro 44 e mette la gomma hard, ma perché ha già fatto 2 stint con la gomma rossa e quindi ovviamente deve andare a pittare, deve andare a cambiare mescola, opta per la hard alla parte finale. E se vogliamo ci sta, perché se andiamo a vedere la tire degradation che è stata calcolata andando a prendere la media di tutti i giri, vediamo che ovviamente il compound hard è quello che riesce a fornire prestazioni migliori sul lungo periodo, questo non è una grandissima novità, tuttavia ripeto, parte anche probabilmente la discussione tra Leclerc e il proprio box è che anche la gomma rossa teneva piuttosto bene, vedete che la pendenza della degradation, quindi dell'aumento del tempo sul giro medio per il compound soft, non è così devastante se comparato rispetto a quello della mescola più dura. Fatto sta che Leclerc pitta, mette le gomme dure esattamente come fanno Alonso e Gasly. Gasly leggermente prima, vedete, di Leclerc, però arrivava dal compound medio che ha avuto un comportamento strano, l'abbiamo visto anche con Carlos Sainz, e poi c'è questa parte finale in cui Leclerc sostanzialmente dice, l'ha dichiarato anche al termine della gara, si è trovato molto meglio rispetto all'inizio, e questa secondo me è una chiave interessante perché ci spiega di nuovo quali sono i problemi che poi sono sempre gli stessi di Ferrari. In effetti, se andiamo ad espandere di nuovo quest'ultima fase, questa è una fase interamente sul compound hard, vedete che al netto di alcuni outliers dovuti a bandiere gialle o traffico anomalo, vediamo che tutto sommato i tempi di Leclerc non sono così male se comparati rispetto a quelli di Alonso, e soprattutto se comparati rispetto all'Alpine, e voi direte caspita, comparati rispetto all'Alpine, però non dimentichiamoci che a Monte Carlo e anche a Miami l'Alpine ha dato parecchio filo da torcere a Ferrari, quindi è giusto compararla anche nei confronti di Alpine. Se compariamo rispetto ad Aston Martin, Ferrari non è andata male anche in questo caso, tuttavia non dimentichiamoci che Alonso più o meno a partire da questo giro, infatti vedete che c'è anche un aumento delle performance, un aumento dei tempi sul giro, quindi una diminuzione delle performance di Alonso, che è causata, stavo dicendo, dal fatto che Alonso poi si accoda, se vogliamo, a Stroll e quindi i tempi cominciano a rallentare. Stessa cosa capita anche Leclerc e Gasly in questo giro, ma questo è un giro di bandiera gialla, quindi è relativamente importante. Quindi in effetti quando Leclerc dice che l'ultima fase con la gomma dura l'ha trovata più confortevole, in effetti sembrerebbe essere confermato dai tempi che, ripeto, se comparati rispetto ad Aston Martin non sono così male. Ora è chiaro che, e lo vediamo dai lap boxes, quindi dall'average race pace che computiamo sempre rispetto ai quartili, quindi il 25%, questo è il 25% dei giri più veloci, questo è il 25% dei giri più lenti, questo è il 50% dei giri. E in effetti Ferrari sembra essere tutto sommato messa abbastanza bene rispetto ad Aston Martin, perché se è vero che la mediana di Sainz è molto simile a quella di Stroll e quella di Leclerc, lo vedete, è molto simile a quella di Alonso, il problema è il 50% dei giri di Leclerc e Sainz ha comunque una performance migliore rispetto a quella di Aston Martin, quindi una Ferrari che potrebbe quasi dire, e in un certo senso va anche dichiarato, che nei confronti di Aston Martin
è migliorata, quindi questi aggiornamenti super attesi hanno portato comunque un miglioramento, però se andiamo a comparare rispetto ai box che indicano il passo medio di Mercedes, non confrontiamo nemmeno Red Bull, perché voglio dire, ripeto, probabilmente non avrebbe senso, ma se confrontiamo rispetto al passo medio di Mercedes, questa è la mediana molto simile tra Hamilton e Russell, quindi il tempo sul giro medio è chiaramente più performante rispetto a quello di Sainz e Leclerc, mezzo secondo c'è tutto, se non 7 decimi, che sono più o meno i valori che abbiamo notato rispetto a Red Bull, e in particolare vediamo una Mercedes che riesce da un lato con Russell ad essere come 50% dei giri più veloce, ma soprattutto quello che vediamo è il quartile più veloce, quindi il 25% più veloce tra tutti i giri di Hamilton. Vedete che si posiziona a questo livello, cosa che Ferrari non vede mai neanche proprio col cannocchiale, diciamo così, col binocolo, e vedete che c'è più di un secondo dal punto di vista della prestazione pura. C'è questo outlier di Max Verstappen che è il giro più veloce, ma non lo teniamo neanche in considerazione. Questo grafico, seppur se vogliamo poco cool, però in realtà è sempre molto importante, perché graficamente ci permette di vedere come nella parte veloce, 25% dei giri, Ferrari proprio non c'è rispetto a Mercedes, e comunque tutto sommato, se il 50% dei giri di Ferrari lo indichiamo qui e lo indichiamo qui, non è così lontana dal 50% dei giri Mercedes, in realtà come valore medio, quindi come distribuzione del 50% dei giri, in realtà poi il valore medio è veramente lontano rispetto ad Hamilton e Russell, che praticamente hanno lo stesso valore. Buono rispetto ad Aston Martin, perché ripeto, valore più o meno uguale tra Sainz e Stroll e tra Alonso e Leclerc, però Ferrari che riesce mediamente con i suoi 50% di giri a coprire anche una zona, se vogliamo, più performante che invece Aston Martin. Però se da un lato recupera rispetto ad Aston Martin, Ferrari perde rispetto a Mercedes, quindi prima cosa che potremmo dire è che probabilmente gli upgrade di Mercedes hanno funzionato meglio degli upgrade di Ferrari. E qua però veniamo un po' alle dichiarazioni, non dico neanche della vigilia, ma le dichiarazioni durante il weekend, dove lo stesso Leclerc a un certo punto ha detto, nonostante partiva molto dal fondo, se facciamo le cose per bene possiamo fare un buonissimo risultato, e io credo che partisse più o meno come considerazione guardando questo grafico. Se noi guardiamo questo grafico abbiamo le FP2 di Leclerc contro Verstappen. Il primo pezzo del passo gara lo vediamo indicato qua, della simulazione passo gara di Leclerc, è fatto con le gomme dure, quindi un tempo sicuramente più lento rispetto a quello di Verstappen, però Verstappen è con le gomme medie. Quindi tutto sommato vediamo un delta di nuovo 6-7 decimi, a volte mezzo secondo, però c'è un compound diverso. Già spostandoci verso la gomma soft vediamo che il delta aumenta tra Ferrari e Red Bull, però tutto sommato se andiamo a comparare Leclerc, questo è soltanto lo stint con la rossa, quindi con circa, lo vediamo, un secondo di differenza tra i due tempi migliori Leclerc contro Verstappen. Se andiamo a prendere tutti o alcuni degli sfidanti, diciamo così, di Ferrari sulla simulazione passo gara dall'FP2, con gomma soft, che poi in sostanza è stata usata anche poco da Ferrari, quello che andiamo a vedere è che tutto sommato Leclerc era quello posizionato meglio. Vedete, qua c'è Verstappen che ovviamente fa una gara a sé, tra virgolette, una simulazione a sé, però vedete i tempi di Charles Leclerc, non male. Questi sono quelli di Mercedes, in particolare con Russell che aveva ottenuto dei tempi migliori rispetto a Hamilton. Abbiamo Hülkenberg perché aveva ottenuto dei buoni tempi nella FP2, abbiamo Ocon e abbiamo anche Alonso. Vedete, Alonso già era quello un po' più in linea rispetto a Leclerc. Quindi terminata la FP2, in un certo senso Ferrari poteva anche sembrare contenta del proprio passo gara. E se compariamo anche Sainz con Hamilton, che hanno poi battagliato in gara, nella FP2 quando hanno simulato
un long run o un pezzo di long run, tutto sommato vedete che Carlos Sainz aveva un buon passo se comparato rispetto a Lewis Hamilton. Com'è quindi possibile che poi in gara questa cosa non sia tradotta? Di nuovo in gara il problema è che rispetto alla simulazione effettuata con l'FP2 c'è molto più carico di benzina. Credo che le simulazioni che vengono effettuate nell'FP2 più o meno hanno simulato la seconda metà di gara e non la prima, e in effetti l'abbiamo visto, la seconda metà di gara per Ferrari non è andata così male. Lo stesso Leclerc ha detto che tutto sommato si è trovato più confortevole. Ancora una volta quindi Ferrari si ritrova a dover fare i conti con problemi di gestione rispetto al carico di benzina. Quando la vettura è molto carica, la vettura va in crisi. E qui torniamo agli aggiornamenti, perché si puntava tantissimo su questi aggiornamenti, tutto sommato però i problemi congeniti di questo progetto sono continuati a venire fuori. In particolare un progetto molto spinto verso la ricerca velocistica, diciamo così, quindi di velocità massima. L'abbiamo visto spesso e volentieri nelle puntate precedenti rispetto ai Gran Premi precedenti, perché era uno dei gap principali di Ferrari l'anno scorso, però la configurazione di tutto il pacchetto non genera tantissimo carico, soprattutto all'anteriore. Questo si era già visto nei test in Bahrain. Questo fa sì che ovviamente quando la vettura è molto pesante, generando poco carico sull'anteriore, per poter tenere il passo dei primi, lo diciamo così, Ferrari va poi in crisi con le gomme, perché ovviamente generando meno carico degli altri fa scivolare di più le gomme, ci sono molte più forze laterali sulle gomme e quindi poi le gomme degradano più velocemente. Altra cosa interessante che vi faccio vedere è questo grafico, ed è ringraziamo Tracing Insights per averlo generato. Questo non l'abbiamo generato noi, e vi faccio vedere un paio di cose. Il rapporto tra velocità media su tutto il giro e la velocità massima, e vedete che questa è la FP1, vedete che Ferrari è al nono posto, 68%, quindi la velocità media è il 68% della velocità massima. Che cosa significa questo? Significa che la vettura è molto scarica, perché vuol dire che in curva non riesce a generare una velocità di percorrenza sufficientemente elevata da far alzare la media totale della velocità rispetto alla top speed. Vedete che Red Bull è qua. Se andiamo a vedere la FP2, Red Bull è qui, quindi si abbassa, ha scaricato un po' rispetto all'inizio. Ferrari resta qui, 69% in FP2, 68% in FP1, quindi riesce a generare leggermente più velocità. Ferrari, a detta di tutti, aveva l'assetto più scarico dal punto di vista proprio della conformazione aerodinamica, quindi ad esempio delle ali. Perché? Perché in buona sostanza, di nuovo, andando a avere un avantreno, un front che genera poco carico, ovviamente per non pagare troppo in velocità di punta, l'abbiamo già detto, ma soprattutto per non squilibrare poi la vettura, quindi per non avere problemi di bilanciamento, anche il rear è stato scaricato, aveva una vettura, in effetti aveva una conformazione aerodinamica piuttosto scarica. Lo si vede da questo rapporto. Non è una sorpresa che Aston Martin sia la vettura con il rapporto più alto, 70%, perché lo sappiamo, è una vettura che genera carico in maniera naturale ed è una vettura piuttosto carica. In effetti qualche problema l'ha avuto dal punto di vista velocistico, però Ferrari è parsa piuttosto scarica. Questo ha fatto sì che ovviamente, di nuovo, correndo piuttosto scarichi, bisogna fare affidamento in maniera importante su quello che è l'utilizzo degli pneumatici. Si va a consumare di più i pneumatici e quindi ovviamente di nuovo ci troviamo in questa gestione che abbiamo già visto, dove Ferrari pitta con largo anticipo, l'abbiamo già visto, ve lo facciamo rivedere, con largo anticipo rispetto a Mercedes e rispetto alla Red Bull di Verstappen. Altro problema non da poco è il bouncing, e ovviamente, avendo ancora questo problema di bouncing che si è già visto a Monte Carlo, che era addirittura bottoming, questo fa sì che la vettura non può correre a un'altezza da terra che è quella ottimale, deve correre a un'altezza da terra maggiore. Questo fa sì che di nuovo il fondo non lavora in maniera ottimale e quindi non genera il carico che dovrebbe generare. A maggior ragione probabilmente con il carico di benzina, questo fa sì che si crea una combinazione per cui
la macchina è pesante, la vettura non è all'altezza della terra ottimale, poco carico generato dal fondo, vettura scarica, vettura pesante, vettura scarica aerodinamicamente, vettura pesante, ricetta perfetta per distruggere le gomme. Nonostante questo, in qualifica ci si era illusi al netto del problema clamoroso di Charles Leclerc che ancora non si è capito, però tutto sommato Carlos Sainz aveva centrato la prima fila, staccato di quasi mezzo secondo da Max Verstappen e pagando tantissimo da Max Verstappen, lo vediamo, però tutto sommato aveva fatto una buona impressione rispetto agli avversari. E qui di nuovo torniamo al tema di prima, in qualifica la vettura scarica maschera un po' quelle che sono le difficoltà della vettura quando invece è col pieno di benzina. Quindi vettura scarica meno sensibile rispetto a anche alle variazioni della distribuzione del peso in accelerazione, in frenata, nelle curve in appoggio, e quindi tutto sommato le prestazioni non sono male. Questo grafico ci fa vedere come Red Bull fosse molto veloce, ci fa vedere anche come nelle curve d'appoggio, tranne l'ultima, Ferrari fosse comunque in difficoltà, perché lo vediamo nella curva 9 a un certo punto dal centro curva in poi è Verstappen che nonostante arrivi più lento poi porta più velocità, e lo vediamo anche qui, mentre invece sorprendentemente nella curva 3 Carlos Sainz sembra essere più veloce di Max Verstappen. Se andiamo a vedere la telemetria, una cosa curiosa è quanto Verstappen sia in grado di guadagnare alla prima staccata, e questo è piuttosto curioso, perché abbiamo sempre visto quest'anno come Ferrari riesca a staccare più tardi rispetto a Red Bull. In questo caso è Max Verstappen che, guardate quanto guadagna 1,5 decimi circa nella prima staccata, vedi, c'è proprio un gradino. E questo è piuttosto curioso e non ce l'aspettavamo. Chissà se il nuovo pacchetto ha modificato un comportamento di Ferrari o magari qualche problema legato alle temperature, quindi per un qualche motivo un Carlos Sainz che era meno, come dire, fiducioso del comportamento della propria vettura. Il distacco dopo questo gradino vedete che si mantiene più o meno uguale, però vi faccio vedere questo punto che è curva 9, dove Verstappen, l'abbiamo visto da un certo punto in poi, è più veloce, e lo vedete, è decisamente più veloce, cioè mentre Carlos Sainz fa questa tipologia di tracciato da telemetria, Max Verstappen fa questa tipologia, cioè non scende, resta alla stessa velocità per un certo punto e poi risale, come se non mollasse più di tanto l'acceleratore. E stessa cosa capita nell'ultima curva, nonostante mediamente l'abbiamo visto Sainz sembrasse più veloce, e un'altra cosa l'abbiamo vista in questa curva, che è l'ultima curva a sinistra prima dell'ingresso dello stadio. Comparazione in qualifica, l'abbiamo detto, tutto sommato non male, però se compariamo di nuovo Carlos Sainz con Max Verstappen, l'abbiamo visto in curva 1 e l'abbiamo visto in curva 9, vi riporto il grafico, quindi curva 1 che è questa e curva 9 che è questa. Questa è la comparazione, diciamo così, del corner analysis. Andando in full screen, abbiamo la curva 1 sopra, vedete come Verstappen in un certo senso sembra quasi frenare prima. Non dimentichiamoci di nuovo che c'è una componente legata, come dire, al sampling delle telemetrie che abbiamo a disposizione, quindi quando vediamo che più o meno Verstappen frena a 685 metri e Sainz frena a 690, probabilmente c'è anche un problema di frequenza di campionamento e quindi di sampling. La cosa interessante è che questo è sicuramente vero, c'è un lift di Carlos Sainz che sembra non frenare subito, mentre Verstappen frena in maniera molto più decisa. Tutto sommato questo fa sì che, già arrivando Verstappen con una velocità maggiore, questo pattern di comportamento fa sì che, vedete di nuovo in questa zona Verstappen ha questa area che gli permette di essere più veloce, e mediamente lo vediamo è 6,87 km orari più veloce mediamente in questi 200 metri, il che si traduce appunto in poco più di 1,5 decimi guadagnato da Verstappen solo in quel punto. Quindi questa è l'analisi rispetto al gradino che dicevamo precedentemente. Sotto l'analisi di curva 9 abbiamo visto Verstappen che, lo vediamo da questo grafico, non alza mai il piede, è sempre
con il piede, vedete, tutto verde, sempre full throttle, quindi è sempre con il piede a tavoletta, percorre la curva a una velocità che più o meno è costante, nonostante abbia i piedi giù, ma ovviamente c'è il carico della vettura e quindi la velocità è costante, e infatti lo vedevamo, ripeto, da questo pattern dove si vede che rispetto a Sainz che diminuisce, la velocità è praticamente costante, quella di Verstappen, mentre invece vedete Sainz dà proprio un colpo di freno, eccolo qua, da un colpo di freno, poi parzializza, vedete qua non è a full throttle, qua un momento in cui full throttle, qua di nuovo non è a full throttle. Questo fa sì che si ha questo comportamento che vedevamo di Carlos Sainz, e quindi poi 6 km orari di velocità, diciamo così, rispetto al picco nel centro curva, mediamente 4,72 km, e di nuovo qua è Verstappen che fa valere tutto il peso da un lato del suo piede e dall'altro della RB19. Un'ultimissima chicca riguarda i problemi che ha avuto Charles Leclerc durante la qualifica. L'abbiamo visto, l'abbiamo detto, si è visto, Leclerc stesso a un certo punto ha detto avevo dei problemi con le curve a sinistra, c'era qualcosa che non andava. Questa è la comparazione del miglior tempo di Sainz nel Q1 e di Leclerc nel Q1, 6 decimi di differenza. Una cosa che mi piace farvi vedere: Leclerc è bianco, Sainz è color rosso, c'è un diverso pattern nella gestione del freno, vedete che qui c'è Leclerc che frena e Sainz no, mentre qui c'è Sainz che frena. Qua siamo tra la chicane, subito dopo il traguardo, quindi curva 1, 2 e poi curva 3, quindi c'è un certo problema, se vogliamo. Tuttavia, se guardiamo un po' più in dettaglio la comparazione tra Leclerc e Sainz, andiamo a vedere che, vedete, qui addirittura Leclerc è in vantaggio. C'è un certo punto nel quale Leclerc, vedete, ha un gradino nel quale perde e poi ha un ulteriore gradino. Questo punto è una curva a sinistra, è in buona sostanza la curva 5, quindi questa curva a sinistra. Quest'altro punto dove abbiamo di nuovo questo scalino e poi tutto questo pezzo è sostanzialmente lo stadio, quindi di nuovo con una curva a sinistra che è la curva 10, quindi questa curva, qui di nuovo comincia ad avere dei problemi Charles Leclerc, e poi lungo tutto lo stadio, la zona dello stadio, quindi curva 11, 12, 13, questa ad esempio curva 12, vedete che nonostante non sia una curva a sinistra, vedete c'è proprio un momento in cui da questa curva a sinistra a quest'altro curva a destra, vedete qual è la differenza di velocità. Quindi c'è sicuramente qualcosa che ad un certo punto scatta nella vettura di Leclerc, curioso che scatti, vedete abbiamo proprio questi due gradini, 1 e 2, nelle curve a sinistra un po' come diceva Charles. C'è un ultimissimo gradino, lo vediamo qui, che è in corrispondenza dell'ultima curva dove Leclerc alza il piede decisamente di più rispetto a Carlos Sainz. Bene, con questo abbiamo concluso l'analisi. Di nuovo io credo che quello che si possa concludere è che gli upgrade di Ferrari in un certo senso hanno funzionato perché hanno permesso a Ferrari di stare davanti ad Aston Martin, pure aveva portato qualcosa a Monte Carlo e qua ha portato principalmente degli adattamenti. Sainz, ma anche Leclerc in generale, tutta la scuderia Ferrari ha tenuto a precisare che probabilmente Barcellona era la pista peggiore dal punto di vista del layout per la vettura e che quindi si aspettavano che questi aggiornamenti non portassero dei grandissimi improvement, però la considerazione da fare l'abbiamo già fatta, la ribadiamo in chiusura, è questa: gli aggiornamenti Ferrari non hanno tolto le problematiche super evidenti che la vettura, la SF23 ha, assolutamente sensibile al peso, assolutamente sensibile all'altezza da terra, come tutte le vetture a effetto suolo, per carità, ma questa vettura in particolare, e un pacchetto complessivo fatto di fondo, pance e meccanica, quindi diciamo sospensioni, che in questo momento si fa fatica a trovare la quadra. Si è arrivati con un assetto provato al simulatore troppo scarico rispetto agli altri, non perché si sia sbagliato di per sé nella simulazione, ma perché la configurazione ottimale di Ferrari era questa, e però questo ha fatto emergere comunque tutte le problematiche. Se fosse caricato di più, probabilmente questo avrebbe generato ulteriore bottoming, perché l'aggiuntivo carico aerodinamico dato dalle componenti dei profili alari avrebbe schiacciato un po' di più la vettura verso il terreno, di nuovo generando il bottoming che non sarebbe potuto come dire, essere mitigato dal fondo, anzi probabilmente
la vettura si sarebbe costretta, Ferrari si sarebbe trovata costretta ad alzare ulteriormente la vettura e quindi di nuovo perdere punti di carico generati dal fondo e quindi di nuovo è un po' un gatto che si morde la coda. Al contrario, secondo me Mercedes ha ottenuto degli ottimi risultati dagli upgrade portati già a Monte Carlo e che in questo momento la proiettano come seconda forza. Poi bisognerà vedere Aston Martin, dipende un po' dalle piste. Ferrari potrebbe dire qualcosa in Canada, però va anche detto che in Canada ci sono molti chicane dove bisogna salire sui cordoli e una vettura che ha questi problemi di bottoming potenzialmente può avere dei problemi anche al Gran Premio. Con questo abbiamo concluso, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate, grazie ancora a tutti per aver seguito tutte le nostre dirette, noi ci vediamo con la diretta pre-Gran Premio del Canada, ovviamente avrete questo video nella versione full ma anche nella versione spezzata, così se volete vedervi l'analisi solo delle qualifiche o l'analisi solo della gara potete fare. Con questo è veramente tutto, grazie e alla prossima.